Ciao amanti del fumetto e curiosi della nona arte. Benvenuti a un nuovo episodio di Storie dalla soffitta, il canale dove esploriamo insieme le pieghe più intriganti del mondo del fumetto. Oggi vi porto nel cuore di un'epoca audace, sfrontata e sopra le righe, per parlarvi di un gioiello nascosto del fumetto erotico italiano, Vipera Bionda. Preparatevi a scoprire tutto sulla donna più letale e irresistibile, che abbia mai calcato le pagine della nostra tradizione fumettistica. Ma prima, un piccolo reminder. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere neanche un viaggio nella storia del fumetto. Vipera Bionda è una femme fatale con la F maiuscola, ma di quelle che non stanno lì solo a incantare. Lei manipola, combatte e seduce con la stessa disinvoltura. Con i suoi lunghi capelli biondi e uno sguardo che ti inchioda, è il tipo di personaggio che non dimentichi facilmente. Perché? Perché ogni sua azione è un mix esplosivo di erotismo, pericolo e intelligenza. Non è una donna oggetto, è una donna che usa la sua sensualità come strumento, ribaltando le dinamiche di potere in un'epoca che raramente lasciava spazio a figure femminili così forti. Non fatevi ingannare dal formato tascabile o dalle copertine audaci. Le storie di Vipera Bionda sono un cocktail di spionaggio, thriller e intrighi politici. Ogni albo è una porta aperta su un mondo di corruzione, organizzazioni criminali e missioni impossibili, con una protagonista che non si tira mai indietro. Vipera è una sorta di James Bond al femminile, ma con un tocco molto più velenoso. Ad esempio, in alcune avventure la troviamo alle prese con dittatori corrotti o mafiosi senza scrupoli, mentre in altre è coinvolta in piani di vendetta personale. Le sue armi? Il cervello, il corpo e una pistola nascosta in posti inaspettati. Non ci sono limiti alla creatività nelle storie di Vipera Bionda, e questo le ha garantito un posto d'onore nei cuori di molti lettori. Vipera Bionda nasce nel luglio del 1977, pubblicata dalla celebre Edi Fumetto, una delle case editrici che hanno fatto scuola nel fumetto erotico italiano. Il personaggio è il frutto di un'epoca in cui le riviste a fumetti per adulti dominavano le edicole. Con i suoi 34 numeri pubblicati fino al maggio del 1980, Vipera Bionda è diventata un'icona del genere, rimanendo impressa anche grazie a quei titoli di forte impatto che catturavano subito l'attenzione. Non possiamo dimenticare le uscite speciali come Femmine bionde per i bordelli di Cuba. Sì, i titoli erano così sopra le righe, e probabilmente è per questo che ci piacciono ancora oggi. Dietro questo personaggio c'è il mistero. Molti degli autori e dei disegnatori lavoravano sotto pseudonimo, una pratica comune in quegli anni, soprattutto per il fumetto erotico. Questo anonimato ha aggiunto un ulteriore strato di mistero alle opere, lasciando ai lettori il piacere di immaginare chi si celasse dietro quelle pagine. Tuttavia, sappiamo che Edi Fumetto riuniva alcuni dei migliori talenti italiani dell'epoca, capaci di dare vita a disegni dettagliatissimi e a sceneggiature piene di ritmo e tensione. Parliamoci chiaro, Vipera Bionda non è un semplice fumetto. È il riflesso di un'epoca in cui il fumetto per adulti era uno spazio libero, senza troppi freni. Negli anni 70 e 80, l'Italia stava attraversando una fase di cambiamenti culturali profondi e personaggi come Vipera servivano anche a sfidare le convenzioni. La sua figura, esagerata e volutamente provocatoria, era una specie di dichiarazione di intenti. Il fumetto poteva essere anche adulto, crudo e senza censure. Vi confesso che leggendo queste storie mi sono trovata spesso a pensare «certo che ci sapevano fare». Vipera Bionda è la quintessenza del fumetto che non si prende troppo sul serio, ma allo stesso tempo non scade mai nel banale. È un mix perfetto di intrattenimento e provocazione. E poi, ammettiamolo, quanto è divertente vedere una donna che, in un'epoca dominata da eroi maschili, riesce a tenere testa a chiunque senza mai perdere il controllo. Vipera non è solo un personaggio, è un simbolo di libertà creativa. Se vi è piaciuta questa puntata su Vipera Bionda, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento. Avete mai letto un fumetto della mitica Edi Fumetto? Qual è il vostro personaggio preferito? Non dimenticate di attivare la campanella, perché abbiamo ancora tante storie da raccontare qui su Storie dalla soffitta. Alla prossima e ricordate, non sottovalutate mai una bionda, soprattutto se ha il veleno nella coda.